Salve a tutti situazionevoli del canale di Yogi Log, eccoci qui oggi con un nuovo storytelling ed oggi tratteremo di quella grandissima canzone che è The House of the Rising Sun degli Animals. Gli storici musicali non hanno ancora capito effettivamente di cosa tratti nello specifico The House of the Rising Sun. In altre parole, non riescono a capire cosa sia, a cosa si riferisce e quale sia la casa del sole nascente. Le ipotesi sono due. Nel primo caso si dice che The House of the Rising Sun sia un bordello di New Orleans. Il nome infatti potrebbe provenire dal nome della signora che gestiva quel bordello, Marianne Le Soil Levant, Rising Sun o appunto Sollevante in francese, che gestì il bordello dal 1862 al 1874. La seconda ipotesi vorrebbe che la casa in questione sia una prigione femminile sempre di New Orleans, la quale entrata principale è decorata con un disegno di un sole nascente. Questo tra l'altro spiegherebbe la parte di testo in cui si parla della ball and chain, per intenderci la palla che viene attaccata alle caviglie dei prigionieri. La melodia è la stessa di una tradizionale ballad inglese, ma la traccia divenne popolare come canzone folk afroamericana. Fu incisa da Texas Alexander negli anni *20* e poi da numerosi artisti, tra cui Lead Belly, Woody Guthrie, Josh White e più tardi Nina Simone. E gli Animals ascoltarono proprio la versione di quest'ultimo artista. Nessuno può effettivamente ottenere i diritti d'autore di questa canzone e ciò significa che può essere registrata e venduta tranquillamente. Infatti molte band coverizzarono The House of the Rising Sun dopo aver sentito la versione degli Animals. Lo storico musicale Alan Lomax registrò questo pezzo nel 1937 impersonando una sedicenne di nome Georgia Turner. In questa versione del pezzo Lomax si lamenta di quanto la casa del sole nascente abbia rovinato la sua vita. In questa registrazione la protagonista è sia una prostituta che una prigioniera. E gli Animals cambiarono il soggetto di questa canzone in uno scommettitore, così da poterla rendere trasmissibile in radio. Nel 1964, anno di rilascio della versione degli Animals, questa canzone divenne una hit in Inghilterra. Infatti, nel luglio di quell'anno, la canzone andò al primo posto in Gran Bretagna, mentre in America raggiunse la cima della classifica il 5 di settembre. Bob Dylan incluse The House of the Rising Sun nel suo primo album, facendone ovviamente una versione folk. 2 anni dopo gli Animals incisero questo pezzo nella forma che conosciamo tutti, e Bob rimase quasi scioccato, capendo che avrebbe potuto registrare questa canzone in un modo molto più deciso piuttosto che classico. Comprò quindi una chitarra elettrica ed iniziò ad usarla durante il Folk Festival di Newport del 1965, dove suonò appunto con una chitarra elettrica per la prima volta. Dylan era arrabbiato per aver fatto quel cambiamento da folk a rock, disse Eric Burdon, il cantante degli Animals. Decise di fare un set rock a causa di The House of the Rising Sun. I Beatles iniziarono a dominare le classifiche in America quando I Want to Hold Your Hand andò al primo posto nel febbraio del 1964. Seguirono altre 5 canzoni dei Baronetti in testa prima che The House of the Rising Sun prese il comando della classifica il 5 settembre. Mickey Most produsse questa canzone e subito dopo divenne uno dei produttori musicali più ricercati d'Inghilterra. Gli Animals registrarono il pezzo in un unico tentativo, dato che perfezionarono la traccia suonandola in giro. La registrazione in sé è abbastanza nuda e cruda e non presenta molti perfezionamenti a livello audio, dato che appunto il primo tentativo in sé era già perfetto. L'ingegnere del suono, alla fine di tutto, disse che secondo lui il minutaggio era un filo troppo lungo, ma Most, invece di tagliare il pezzo, rispose che andava benissimo così. Qualche settimana dopo la canzone venne rilasciata e andò al primo posto in tutto il mondo. Dopo aver perso il primo posto in favore degli Animals, i Beatles inviarono un telegramma al gruppo congratulandosi con loro. Riguardo alla lunghezza della canzone, con i suoi 4 minuti e 29, The House of the Rising Sun fu la canzone più lunga della storia fino a quel momento ad essere prima classificata in Inghilterra. Nonostante Mickey Most combatté duramente anche in America per poter far entrare una canzone di quel minutaggio in classifica, non gli andò bene come in Gran Bretagna e quindi la traccia venne tagliata a 2 minuti e 59. Siccome si può considerare questa canzone come popolare, cioè appunto del popolo, l'unico a guadagnare veramente qualcosa con i diritti d'autore fu l'organista Alan Price, che effettivamente fu l'unico a riarrangiare di molto questo pezzo, aggiungendo una certa sostanza al brano. Ciò significa che quando la canzone viene riprodotta, chi guadagna di più con i diritti è appunto Alan Price, e questo contribuì allo scioglimento degli Animals nel 1968. Burdon più tardi dirà: "Non credo che gli Animals avessero una chance di evolversi. O meglio, se non ci fossimo soffermati su chi avrebbe dovuto guadagnare di più e ci fossimo concentrati per produrre qualcosa di cui andare fieri, ci saremmo evoluti e forse avremmo continuato la nostra carriera musicale."